Granchi blu, gli alieni ci invadono? Tutto quello che c'è da sapere. Benvenuti in questo nuovo video in cui vi parlerò dei granchi blu, la razza aliena che sta infestando le coste del Veneto e proviene dall'America. È di pochi giorni fa la notizia in conferenza stampa del presidente del Veneto Luca Zaia che ne mostra due esemplari e spiega la distruzione che sta facendo questo esemplare. Da inizio dell'anno in Veneto ne sono state raccolte 326 tonnellate. È stato dichiarato lo stato di calamità il 24 luglio ed è stato richiesto lo stato di emergenza nazionale. Partirà un progetto di posa di 300 nasse da parte dell'ARPAV e Veneta Agricoltura per monitorare proprio la crescita e il controllo di questa popolazione. Il vero nome è Calinectes sapidus e vi basti sapere che sono talmente voraci che si mangiano tra di loro. Originario dalle coste atlantiche americane, si ipotizza che possa essere arrivato attraverso le navi, perché queste navi, quando arrivano nei porti, devono immagazzinare l'acqua per zavorrarsi e quindi quando arrivano in Italia o in continente, scaricando l'acqua, scaricano anche il granchio. Il granchio come dimensioni è 10 volte tanto i nostri granchi lagunari e si riproduce anche 3 volte l'anno. La femmina può fare fino a 2 milioni di uova, ponendosi all'estremità della catena alimentare, quindi non ha predatori per quanto riguarda i crostacei. Questo è un problema soprattutto per i vongolari, che perdono quasi il 50% della loro produzione di vongole veraci nei vivai. Il granchio riesce a o passare sotto sabbia o scavalcare o addirittura tranciare di netto le reti. Si calcola che un granchio può fare da solo gravi danni. Lo stesso problema ce l'hanno da un paio d'anni sia nel Comacchio e a Goro, in provincia di Ferrara, sia in Toscana ad Orbetello. Il sindaco di Chioggia ha addirittura richiesto all'Università di Venezia di fare una ricerca per poter studiare e capirne tutte le abitudini e poter rimediare in qualche modo. Uno dei modi per contrapporre questa crescita numerosa è il doverli pescare. Si chiede ai pescatori di anguille, di vongole veraci di pescarne il più possibile perché sembrerebbe che questi granchi siano anche buoni da cucinare. Quindi come si pescano questi granchi? Ci sono vari modi, adesso vi metterò alcune figure, tra cui la pesca a strascico, che si mettono delle nesse che a favore di corrente si trascina e si filtrano tutti i granchi, oppure delle nesse quadrate con delle incastrature particolari per cui loro arrivano con un'esca, addirittura l'esca usata per i granchi sembra essere il pollo di cui vanno ghiotti e poi si pone la mattina, dopo 2 o 3 giorni si va a prendere i granchi incastrati. I granchi possono essere venduti dai 4 ai 10 euro al chilo e qualcuno si sta già organizzando per esportarli all'estero facendosi un bel business. Non vi ho ancora detto che i granchi si chiamano blu proprio perché hanno tutte queste sfumature blu, soprattutto sulle chele. La differenza tra il maschio e la femmina è che il maschio è più grosso e possente, ha le chele più grosse e la femmina ha sulle estremità delle chele delle sfumature arancioni rosse, molto belle da vedere. Il maschio e la femmina si possono distinguere anche dal dorso. Il maschio ha un dorso a forma di imbuto, ha un disegno a forma di imbuto, mentre la femmina ha un dorso più ampio per lo sviluppo e la posizione delle uova.
I granchi possono arrivare anche ad un'ampiezza di 18 cm e variano da un peso di 50 grammi a 500 grammi. Curioso che forse non vi ho detto, indovinate chi sono i maggiori acquirenti di questi granchi? Sono proprio i cinesi, perché per loro è un cibo autoctono, ce l'hanno in Cina, lo mangiano normalmente e quindi ne vanno ghiotti. Io mi sono divertito di guardare in rete i vari filmati che spopolano sulla rete, tra cui come i granchi si aprono le vongole facilmente, oppure come il polpo sembra essere uno dei pochi predatori dei granchi, oppure come cucinarli, per esempio. Basta prenderli e farli bollire 12 minuti, fare un soffritto di aglio e olio e poi aggiungere il pomodoro con la carne di questi granchi, la polpa, e sembra che il piatto semplice possa piacere. Spero un po' di aver chiarito questa tematica del granchio blu, e se avete qualcosa da propormi sempre di tematiche che riguardano Venezia o il Veneto, fatemi sapere sui commenti, io sono sempre aperto e analizzo e mi piace parlarne. Insomma, noi ci sentiamo al prossimo video. È stato dichiarato il 24 luglio lo stato di calamità ed è stato richiesto per il futuro lo stato di emergenza nazionale. Incredibile! Vi ricordo che con l'anno nuovo abbiamo attivato gli abbonamenti a 5 euro al mese. Questo perché se volete potete offrirmi un paio di caffè in più. Avete un canale Telegram dedicato in cui possiamo parlare insieme tutti di Venezia e scambiarci delle opinioni e magari anche metterci d'accordo per un caffè. Sta a voi, è totalmente facoltativo e potete staccarvi quando volete. Grazie. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e dare un like se vi è piaciuto il video. In più sulla descrizione ci sono dei link di Amazon che, se vi accederete per comprare qualsiasi cosa voi vogliate, io prenderò una piccola percentuale. In più, se volete offrirmi un caffè o qualcosa per il canale, c'è anche il mio link di PayPal. Vi ringrazio in anticipo. Iscriviti! 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 Iscriviti!